Buongiorno signore e signori e tutto quello che ci sta in mezzo, ma anche oltre i punti di convergenza. Io sono Alex Raccuglia e questa è The Morning Rant, lo spettacolo in cui io racconto la mia vita da sviluppatore di software e produttore di video intanto che vado da casa verso l'ufficio. Oggi non è casa, ma è la scuola dell'infanzia di mio figlio, ma davanti all'ufficio lo stesso. Se state ascoltando sta roba in audio, invece questo è Tecnopills, la stessa identica cosa, ma senza la mia faccia di merda, che vedete. Allora, oggi continuo a parlarvi di quelle 4 applicazioni che ho sviluppato nel corso di 4-5 giorni utilizzando il Vibe Coding. E l'applicazione di oggi è la prima applicazione che penso che abbia le potenzialità per essere veramente venduta in qualche modo e per la quale ho realizzato 2 prototipi che sono essenzialmente un proof of concept, nel senso, vediamo se sta roba funziona, e la cosa interessante è che funziona, solo che, ci vuole un bel po' di lavoro manuale perché questa cosa funzioni sufficientemente bene. Allora, nell'arco degli ultimi anni vi ho raccontato che volevo sviluppare un'applicazione, il nome non l'avevo ancora inventato, che essenzialmente applicava a un filmato il leader, cioè il cartello iniziale che indica che cosa fa, che cos'è il filmato. L'idea era molto semplice: prendiamo un filmato qualsiasi che viene esportato da Final Cut o da un programma di montaggio video, senza cartello iniziale, senza nient'altro, lo tiriamo dentro un'applicazione, questa applicazione ci applica al video, nel senso rendendolo più lungo, un pezzo iniziale in cui nel video c'è scritto cliente, titolo, prodotto, bla 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 e tutte le specifiche tecniche, ok? E ho sempre detto sarebbe bello realizzarlo, però che sbattimento, che fatica, eccetera, eccetera, eccetera. Ero arrivato a un punto di sapere come farlo all'interno di Ultimedia Converter e l'idea era molto semplice, l'idea era quella di avere una sorta di database che partendo dal nome del file riuscisse a ricavare informazioni come appunto il cliente, il titolo, il progetto, il prodotto, tutte queste cose che sono dei metadati non relativi al video in sé, ma al suo significato. E poi informazioni di carattere tecnico, nel senso leggiamo cosa c'è dentro il file, tipo la durata, la risoluzione, il numero di fotogrammi al secondo, il numero di canali, la frequenza di campionamento e ficchiamo dentro anche quelli. Dal punto di vista prettamente teorico e anche dal punto di vista prettamente pratico, saprei come farlo, perché l'idea è di costruire una schermata in cui queste scritte vengono riempite con le informazioni e so come prendere queste informazioni e poi esportare questa singola schermata per farla diventare poi un segmento di video e concatenare il video con il video in questione, aggiungendoci magari dei momenti di nero in modo che si possa compositare il tutto. Ecco, questa cosa qua è sempre stata una di quelle cose che prima o poi lo faccio, prima o poi la faccio, però sono sempre stato bloccato dal fatto che è uno sbatti e probabilmente non c'è tanto mercato. Cioè, se riuscissi a sviluppare una roba del genere in poco tempo, allora avrebbe senso. Farlo spendendoci 2 o 3 mesi, non avrebbe molto senso. Allora continuo a riempire i campi a mano. Però ovviamente siamo nell'era del vibe coding e ho detto: "Ma se questa cosa qua invece di farla io la faccio fare all'AI in qualche modo?" E allora ho iniziato a specificare cosa volevo da questa applicazione in maniera molto essenziale, ma anche piuttosto precisa. E questa applicazione ha preso vita nell'arco di, non sto scherzando, 20 minuti. Sì, 3 o 4 interazioni. Tiri dentro un filmato, l'applicazione costruisce una schermata e riesporta il filmato con questa cosa qui aggiunta. E voi potreste dire: "Cazzo, hai finito?" Sì e no. Dal punto di vista prettamente pragmatico, sì, nel senso perché c'è tutta la parte iniziale di costruzione della schermata e di concatenazione, non so come sia fatta, non mi interessa nemmeno tanto. Però questa cosa qui, dal punto di vista del salvataggio dei dati, sì, anche dell'interfaccia utente, sì, c'è tutto ormai, in maniera molto semplificata, molto banale per certi versi. Sono rimasto anche colpito perché essenzialmente quello che fa la funzione che ha scritto l'AI, io cioè non so bene come abbia fatto, questa funzione va a disegnare effettivamente in un'area, in un canvas, tutte queste informazioni testuali, aggiungendo anche dissolvenza iniziale e finale, cosa che non serve. Però vabbè.
C'è un problema, tutta cosa poi funziona, veramente funziona, l'ho provata, funziona. Dal punto di vista, se la usassi anche solo come tool interno, c'è solo un problema: è visivamente meno bella di quella che uso adesso, perché quella che uso adesso ho realizzato una schermata fatta apposta, con dei titoli fatti cioè l'idea era quella di fare una cosa un po' bella. Per cui il primo test di sviluppare un sistema che possa concatenare queste informazioni testuali c'era, però la mia idea era: facciamo cosa posso fare per customizzare questa cosa un pochettino? Questo è stato il primo step e adesso vi faccio un po' di pubblicità. Secondo step, la customizzazione del cartello, perché uno potrebbe dire: ma uno si becca il cartello che c'è, oppure ne prepari 3 o 4, ok? Che senso ha customizzarlo? Il senso ha perché se tu sviluppi un'applicazione che è molto verticale per i professionisti, devi andare a beccare il target di professionisti, e questi professionisti si sono fatti fare il cartello in qualche modo, ce l'hanno già pronto, più o meno customizzato, più o meno bello. E allora ho detto: ma vediamo di costruire un sistema che possa gestire queste informazioni. E allora, sempre con l'aiuto dell'AI, questa volta in maniera molto più, io vado lo stesso, questa volta in maniera molto più cazzuta, ho riscritto da zero il mio sistema di gestione dei canvas. Ok? In maniera molto semplice, molto essenziale. Adesso ho sviluppato un'infrastruttura che consente di costruire dei canvas, cioè tirar dentro immagini che possono essere ridimensionate, ruotate, cambiate l'opacità, e testi che possono essere editati con font, family e dimensione, e colore e dimensione, con un'interfaccia relativamente semplice, non bellissima ma funzionale, che però consente di compositare quello che volete. Ok? E io sto andando molto veloce, perché la cosa ridicola è che ci ho messo relativamente poco a fare il prototipo e un bel po' per andare a sistemare un po' l'interfaccia in modo tale che potesse essere bella da vedere. Per farvi capire, il sistema consente di clicchi su un oggetto, lo trascini avanti e indietro per spostarlo. Ma se tu tieni premuto, Ciccio, non è che è colpa mia se c'è sto deficiente che è parcheggiato così, cioè c'è questo deficiente parcheggiato in doppia fila, dobbiamo fare tutti la deviazione. Se tu tieni premuto CTRL, allora cambia la dimensione. Se tu tieni premuto SHIFT, ruota. Se tu tieni premuto SHIFT e Option insieme, gira ma di 45 gradi a volta. Comincia a essere interessante come cosa. E poi l'opacità, vabbè, quella la imposti nella barra laterale dell'inspector. Questo è stato il secondo prototipo, che essenzialmente adesso c'è, ed è talmente ben strutturato che gli ho fatto modificare in maniera sensata la business logic, per poter far sì che tu possa mettere dei testi, ma questi testi possono avere dentro delle variabili tipo $1, $2, $3, che possono essere poi cambiate a runtime. Anzi, qualsiasi testo può essere chiamato con qualsiasi altro testo, per cui uno può avere una sorta di libreria di testi già pronti, tipo agenzia, prodotto, progetto, titolo, versione, eccetera eccetera eccetera. Avere un leader molto ricco, ok? Per adesso non sto pensando alla versione 16 noni, 4 terzi, eccetera, eccetera. Per adesso sto pensando soltanto a un'unica versione, però diciamo che uno può duplicarsi un canvas e cambiare la risoluzione. Ecco, io voglio prendere questo segmento qui, ficcarlo dentro un package di Swift e utilizzare questo package di Swift, ragazzi, però se andiamo, questo package di Swift come un componente dell'applicazione che si chiamerà leader, o leader slate leader, o slider, qualcosa del genere, cioè avere questa parte che essenzialmente è un editor separato che però uno si può portare dentro, e impostare tutta la gestione della comunicazione attraverso l'utente con una nuova applicazione che racchiuda in sé questi due segmenti, il leader, cioè la gestione del cartello iniziale o dei cartelli, e il database di dati. Perché poi mi sono detto: vabbè, se devo fare una roba del genere, devo fare uno slate, quali sono le informazioni? E mi sono visto che un sacco di informazioni che mancavano, tra cui il job ID. Il job ID è una di quelle cose che è un po' in disuso adesso, perché fino a qualche anno fa, quando si caricavano filmati sulle piattaforme di streaming per poterle mandare alle emittenti, nel senso, tu fai uno spot televisivo,
devi caricare il file in modo tale che lo spot televisivo venga visto, allora lì avevi un sacco di indicazioni, nel senso un numero, e questo cartello iniziale doveva avere tutte queste informazioni, c'erano poi una parte di audio, c'era tutto un insieme di cose che devono essere messe insieme, che adesso non ci sono più perché questi sistemi si sono un pochettino ammodernati. Tu carichi il file senza nessun tipo di cartello e vai a specificare nei metadati, quando carichi il file, di che cosa si tratta. Però in alcune parti del mondo potrebbe essere ancora arcaico, per cui ci può aver senso mettersi questa cosa qua. Uno potrebbe anche scegliere di non usarlo. Per cui la mia idea è quella di costruire l'applicazione con 3 o 4 template customizzabili, nel senso un drop here your logo, in modo tale che possa andare a costruirsi tutte queste cose in modo veloce. Però da questo punto la mia idea è quella che la business logic la lascio fare all'applicazione, alla AI, ma la struttura dati voglio svilupparla io in maniera molto semplice, documentandola, magari anche sviluppandola io, nel senso dicendo voglio fare una struttura dati che abbia queste caratteristiche, bla 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 bla, in modo tale che poi questa cosa venga documentata in automatico, per poi lasciare all'intelligenza artificiale tutta la gestione della business logic e parte dell'interfaccia, perché ho visto bene che l'interfaccia, se tu la disegni bene separatamente in un programma che consente di mettere a posto dei disegni, anche proprio con le linee tracciate, quello che vuoi metterci, e se tutte le singole aree rappresentano bene la struttura dati, cioè non che un pezzo di una struttura dati va di qui, un pezzo va di là, ma sono tutte compattate, allora questa cosa qua viene ben rappresentata dall'intelligenza artificiale, per poi applicare quell'altro principio che vi ho raccontato, che è quello di costruire un po' di controlli, un po' di testi, un po' di text area, un po' di slider, eccetera, 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 in modo tale che possono essere utilizzati per come dizionario comune, un vocabolario comune, nel senso che ci sono un po' di cose che sono quelle, lo stile deve essere quello per tutta l'applicazione. E Leader sono sicuro che lo voglio vendere. Non so se riuscirò a farlo vendere agli americani, anche se devo dire che adesso con queste interfacce ben disegnate, carine, fatte dall'AI, e mi sto sperimentando molto su tante altre applicazioni, di mettere la parte AI in modo tale da rendere tutto un pochettino più bello. Sembra tutto un po' web, un po' pacioccone, occupa più spazio del dovuto, però alla gente sta roba piace e sembra tutto un po' più moderno. Ecco, l'idea è quella che se io riesco a fare questa roba qui, e magari la vendo, in qualche modo ci rientro. Però se ci lavoro un'applicazione 2 settimane, 3 settimane, cacchio, il break even è molto più basso. Comunque dal punto di vista dell'utente l'idea è quella di avere questa interfaccia che fondamentalmente può consentire a sinistra di specificare i temi, dove i temi sono costruirsi l'interfaccia, cioè il disegno del cartello, e anche come andare a compositarlo, nel senso fare nelle mie applicazioni, nei miei video, io ho 3 secondi di cartello, 1 secondo di nero, il video, e poi 6 secondi di nero. Però niente vieta di fare un cartello di 4 secondi, un nero di 1 secondo per i 5 secondi iniziali, il video, poi 1 secondo di nero e poi 4 secondi di cartello finale. Che problema c'è? Cartello finale che essenzialmente potrebbe anche essere solo per qualsiasi riferimento di questo video andare sul sito, oppure copyright, oppure realizzato da, non lo so, cioè queste cose qui sono tutte compositabili, e per cui ci deve essere l'editor visivo, l'editor di temi che fondamentalmente specifica cosa mettere prima, cosa mettere dopo. Magari il cartello lo puoi far durare 1 secondo, 1 secondo di nero, video, 1 secondo di nero, cioè per dire. E poi tutta la parte di esportazione, cioè la parte di lettura dei metadati è facile, ho già tutte le strutture già pronte, realizzate per tutte le altre applicazioni che faccio. Però un'altra cosa interessante è l'esportazione. Come esportiamo questo filmato? Cioè lo esportiamo già compresso? Ci deve essere una versione minimale di Multimedia Converter? Oppure no? Oppure consente soltanto ProRes 422, ProRes, i vari ProRes e MP4? E soprattutto, se il filmato deve avere un timecode iniziale di un certo livello, tipo iniziare a 1000, se tu ci aggiungi un cartello iniziale, il cartello iniziale è prima,
Questa cosa qui non è cioè settare il timecode è facile, è molto semplice. Che significa che se un filmato inizia a 1:00:00 devi cominciare a 59 minuti, 56 secondi e 0 fotogrammi, in modo tale che quando arriva al primo fotogramma vero del video arrivi all'1. C'è anche questa parte qui da specificare e bisogna essere un pochettino flessibili se noi vogliamo fare, se ne vogliamo che questa cosa qui venga applicata, e di conseguenza uno potrebbe specificarsi una sorta di una serie di video, cioè una serie di cartelli a seconda del cliente, una serie di sequenze che possono utilizzare di questi vari cartelli e una serie di impostazioni di esportazione che utilizzano quella particolare sequenza. Cavoli, non è... E queste cose devono essere legate al nome del file, per cui se tu trascini un file che non è mai, il cui nome non è mai stato utilizzato, ti chiederà ok, devi dirmi queste informazioni. Anche lì le informazioni, alcune sono necessarie, alcune sono superflue. Tipo il nome del cliente, il nome dell'agenzia, bla bla bla, tutte queste informazioni. Poi mi farò una sorta di database molto, molto complesso, molto complicato, tra l'altro 2 o 3 user field. Ma, e questa è la cosa più bislacca, c'è una cosa che invece è molto... alcuni campi potrebbero essere comunque richiesti di volta in volta, tipo la version. La version poi è un po' un casino, perché sapete come uno dice final, super final di 0,5, a parte quello che di solito uno utilizza la data, che dovrebbe essere la cosa giusta, però nel senso potremmo anche aggiungere una sorta di versioning, per cui il version viene aggiunto un numero ogni volta che viene esportata, oppure un versioning che potrebbe essere di tipo, questa cosa mi è venuta in mente parlando con voi, un versioning del tipo chiede ogni volta e mostra un campo, nel senso in cui devi specificare questa cosa qui. Nel senso, l'idea è che ogni volta che trascini il filmato, tutti questi campi vengono riempiti da qualche parte, o a destra o sotto, probabilmente sotto, in modo tale che siano scorrevoli, e magari puoi specificare che in una particolare sequenza o in un particolare filmato alcuni campi devono essere necessari, per cui uno deve essere per forza riempirli. Probabilmente è una complicazione che però per certi versi potrebbe rendere questa applicazione un pochettino più appetibile, perché comunque potrebbe essere un aiuto. Perché il grosso problema è che se tu fai una roba del genere e la fai per i professionisti hanno un loro flusso di lavoro, e andarglielo a stortare, a modificare è sempre complicato. Allora uno potrebbe dire, perché non la fai per i non professionisti? Per quelli che magari fanno le cose su YouTube, quelli un po' meno incastrati in un lavoro complicato come potrebbe essere quello di Evid, i Final Cut Proisti, che sono quelli più scrausi, più newbie, più artigianali, mettiamola così. E allora tutte queste informazioni sono anche superflue, però per certi versi potrebbe aver senso farle. Capite che tutta questa parte... Mi sono dimenticato di dire una cosa. Sempre con il vibe coding a mano, ho chiesto, a mano, nel senso a voce, ho chiesto alla AI di aggiungere la possibilità di creare a linea verticale le guidelines, che poi non vengono visualizzate nell'esportazione, per allineare i testi. Funziona, sì, ma sarebbe bello che le guideline potessero essere utilizzate come snapping, e ci devo lavorare un pochettino, perché lo snapping, il grosso problema dello snapping, avevo risolto questo problema nella versione che avevo realizzato io, praticamente facendo sì che un testo avesse una controparte cioè trasparente, non visibile, e in questo caso lo snapping era sempre al centro della vista, perché fondamentalmente avevo lo stesso testo duplicato a destra e a sinistra, e a sinistra era trasparente, per cui comunque il centro dell'applicazione, il centro del testo era comunque il centro della view, che poi a seconda dell'allineamento si spostava da una parte o dall'altra. Che casino.
magari anche chi se ne frega di sta roba qua, però l'idea è quella di avere un editor fatto abbastanza bene in modo tale che questa cosa funzioni. Vabbè. Avete visto sta roba? Sì? C'è la manina? Sì, manina, 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 manina. E la manina vuol dire che siete invitati a commentare questo video, mettere like, iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella nel caso in cui voleste essere informati di nuovi video. Non lo farete, lo so, non so neanche se pubblicherò sto video, lo so, serve a me per poter avere un luogo comune in cui infilare le cose e i metadati. Se invece avete sentito questa roba in audio, siete invitati sul gruppo Telegram, telegram.me/TecnoPilzRiot per chiacchierare tutti insieme. Ovviamente ancora più invitati a mettere stelline, cuoricini, simboli arcaici e apotropaici sui vari aggregatori tipo Apple Podcast, Spotify, Spreaker. Non farete neanche questo, per cui va bene lo stesso. Io sono comunque contento, qualunque cosa voi facciate è bello. Vi ricordo che tutta questa roba che avete visto e sentito è figlia di Runtime Radio, runtimeradio.it, andate su runtimeradio.it o runtimeradio.com per scoprire tutte le cose belle che facciamo, che sicuramente sono molto più belle di quelle che faccio io. Basta, ho detto tutto, vi auguro una buona giornata e un buon ascolto di quel che verrà. Ciao!